A volte non si tratta di sognare o di realizzare i propri sogni. Sì, io sono il primo che ti invita a sognare, a mettere nero su bianco i tuoi obiettivi e a pianificare tutto quello che serve per raggiungerli. Io sono il primo che ti dice di avere un sogno che ti fa battere il cuore, di avere una passione che non ti fa dormire. È vero, ma a volte si tratta solo di pura consapevolezza. Consapevolezza di che cosa? Consapevolezza di sapere che dove sei, che il punto in cui ti trovi della tua vita è un punto molto molto critico e ti porterà solamente alla tua rovina. Ti trovi in una situazione che ti sta facendo del male, eppure hai tempo di pensare agli altri, hai tempo di poter giudicare gli altri, invece di preoccuparti realmente di quello che ti sta accadendo, di quello che stai vivendo, e hai addirittura il coraggio di voler scegliere. Vuoi poter scegliere? Non puoi scegliere quello che vuoi fare, non puoi scegliere. La situazione mondiale, la situazione globale, la tua situazione sta cambiando e sei ancora lì che pensi a come dovrebbe essere secondo te. Sprechi energie inutili per dibattiti inutili, come se fosse compito tuo quello di migliorare tutta la situazione. Il problema sai qual è? Però che mentre tu fai tutto questo, tu non sai neanche quello che vuoi fare di te stesso. Non hai soddisfazioni personali, non hai riconoscimenti, non hai riscontri economici validi e stai continuando a fare le stesse identiche cose. Stai continuando a fare le stesse identiche cose. Le stai facendo da anni e non cambia niente, non cambia niente. E nel momento in cui ti si propone qualcosa di nuovo, tu sei lì che dici no, io non voglio cominciare questa cosa perché non so se questa opportunità, se questo progetto può fare per me, oppure perché non capisci, sono cose che non capisci, sono cose che non riesci ad assimilare, sono cose che non vuoi neanche imparare. Ti vuoi permettere questo lusso? È rischioso il passo che vuoi fare? È difficile? Non lo sai, è solo diverso. È diverso da quello che hai fatto. Il problema è che non ti sei ancora reso conto di dove sei. Non sei realmente consapevole. Sei lì che ti lamenti praticamente di continuo, ti piangi addosso e ti nascondi dietro a tutti i più grandi alibi della storia. Ma alla fine non sai realmente dove ti trovi, non sai realmente la posizione in cui ti trovi. Continua pure per questa strada. Peccato che sono 10 anni che stai facendo la stessa identica cosa, la stessa identica vita di sacrifici per ricevere lo 0,01% di quello che dovresti, di quello che ti spetterebbe. Non sei stanco? Non sei stanco di vedere persone attorno a te vivere una vita semplicemente felice? Una vita che li rende felici? Io non sto parlando per tutti, sto parlando per te che sei lì, che non stai bene dove sei lì che tentenni però di fare quel passo, di cogliere quell'occasione che per te sembra rischiosa o non giusta, ma è semplicemente la paura del giudizio altrui. Renditi conto della situazione in cui sei, renditi conto che non hai una via d'uscita, o fai quel passo o è finita per sempre. Non c'è bisogno di sognare ad occhi aperti per riuscire a liberarci dalle catene che ci tengono legati alla tristezza, all'insoddisfazione, alle difficoltà, al malessere. Devi capire che chiedendo aiuto non ti libererà nessuno. Devi capire che cercando la chiave per il lucchetto, per aprire quel lucchetto, non basta perché l'hai fatto per anni e quella chiave non l'hai trovata. Sai che cosa devi fare? Devi prendere un sasso e battere fino allo sfinimento, fino alla morte per romperle quelle catene. Perché o fai così o resti incatenato a vita. Non hai altra soluzione. Si racconta che molto tempo fa un generale dovesse scatenare il suo esercito contro un nemico molto molto più forte, molto molto più numeroso e molto più organizzato. Si imbarcò con i suoi uomini, salpò verso il paese del suo nemico e nel frattempo cercava di pensare ad una strategia, ad una soluzione, a come poter affrontare il suo nemico. Stava pensando diverse soluzioni. Fatto sta che una volta arrivato in quelle coste, scese con tutti i suoi soldati, con le armi, con i rifornimenti e tutto quello che gli serviva e prese una decisione che gli assicurò la vittoria in quella battaglia. Ordinò di bruciare le navi davanti e sotto gli occhi di tutti i suoi soldati e disse loro: vedete le nostre navi? Le nostre navi stanno andando a fuoco, stanno bruciando. Questo vuol dire che non potremo mai lasciare queste coste da vivi. Quindi decidete voi. O
Viviamo o periamo. Vivere o perire. Il generale aveva capito che non c'era una strategia, non c'era un modo per poter vincere, non c'era una soluzione. L'unica cosa da fare era far capire ai suoi soldati che non c'era nessuna possibilità di scegliere. Non ci si poteva ritirare, non si poteva tornare indietro. O si vinceva o si moriva. Nella tua vita è lo stesso. Nella vita è lo stesso, ma tu non l'hai ancora capito, non te ne sei reso conto, non te ne rendi conto, quindi non stai agendo come uno che non ha una possibilità di sopravvivere a meno che non prenda quella decisione tanto scomoda, tanto dolorosa, tanto assurda. Non stai agendo così. Sognare non basta, scrivere il tuo obiettivo soltanto non ti porterà da nessuna parte, non ci possiamo prendere in giro. Il sogno è l'inizio e la fine del tuo percorso. È l'inizio perché lo vedi, lo immagini, e la fine quando lo realizzi. Ma nel mezzo c'è una strada talmente insidiosa, talmente tortuosa, talmente frustrante, che il 99% delle persone si ferma. Perché? Perché è dura. Mi dispiace, ma l'unico modo, e ripeto, l'unico modo per realizzarlo è avere una perseveranza tale che non ammette assolutamente il fallimento. Do not quit, non mollare adesso, non farlo adesso, perché se molli adesso, mollerai per sempre. Se molli ora, mollerai per sempre. Non darti la possibilità di poter tornare indietro, non darti la possibilità di poter fallire, non darti la possibilità di poterlo fare domani, perché il domani non sai neanche che cosa sarà, non sai neanche che cosa ti spetta domani. Un mio allenatore mi ha detto che nella vita o siamo tanto presi a pensare a quello che è stato perché pensiamo alle cose negative e quindi siamo lì che ci pensiamo e stiamo male, o pensiamo alle cose negative e quindi gongoliamo su quelle cose positive, oppure siamo proiettati a progettare il futuro, dimenticandoci completamente che dobbiamo pensare al presente. È il presente che fa la differenza. Dobbiamo concentrare tutte le nostre energie sull'adesso, sull'ora, perché per costruire il futuro dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e lavorare sodo oggi. Oggi, non domani. Tante volte pensiamo che vorremmo guadagnare tanti soldi, ad esempio che vorremmo guadagnare 10.000 euro al mese, senza pensare che per guadagnare 10.000 euro al mese, per arrivare a quella cifra, bisogna guadagnare circa 330 euro al giorno. Al giorno. Pensa che cosa puoi fare per guadagnare quella cifra giornaliera. Agisci in base a quello, focalizza tutto quanto, tutte le tue energie sull'oggi, su quello che puoi fare oggi per guadagnare quei soldi. Dai tutto quello che hai senza pensare di avere un'opportunità domani. Devi fare 300 euro oggi. Devi fare di tutto per portare a casa quel risultato e non pensare che se per caso oggi non riesci a guadagnare quei 300 euro ne farai 600 domani, perché non è così. Non ci riuscirai, non lo farai. Lotta fino all'ultimo respiro per il piccolo risultato, per il risultato giornaliero, non darti la possibilità di avere un domani. Tu non hai neanche idea di quante persone di successo siano arrivate perché hanno deciso che dovevano uscire dalla loro situazione, perché altrimenti quella situazione li avrebbe portati verso delle strade pericolose o probabilmente li avrebbe portati a non essere neanche tra noi oggi. Hanno preso una decisione reale, perché o riuscivano o finivano in carcere, o riuscivano o finivano in mezzo a traffici illeciti, o riuscivano o non avevano il frigo pieno, avevano il frigo vuoto, ma vuoto davvero, o riuscivano o dormivano per strada, o riuscivano o finivano ammazzati. Non potevano scherzare. Loro hanno messo tutto quanto il loro cuore e hanno impiegato tutte le loro forze e forse anche di più per arrivare sulla cima. Quindi non ti prendere in giro, non ti prendere per i fondelli, non prenderti in giro, non tenere un piede in due scarpe, perché tu vuoi cambiare la situazione in cui ti trovi, ma stai continuando a fare le stesse identiche cose che facevi prima, senza poter cambiare realmente la tua situazione. Stai facendo cose che ti stanno portando a risultato zero. Stai portando a risultato zero tutto quello che hai intorno. Brucia le navi. Devi avere una sola ed unica possibilità. Se tu bruci le navi hai solo e un'unica possibilità, quella di vincere o perire. O meglio, hai solo ed esclusivamente la possibilità di vincere.